Buongiorno a tutti, sono Lucas e benvenuti su Wow Podcast Italian. Stamattina ho avuto una mattinata davvero particolare durante il mio tragitto per andare al lavoro. Non sai cosa mi è successo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian, sono Mia. Lucas, ora sono molto curiosa, hai già un'espressione divertente sul viso. Cosa è successo stamattina? Raccontami tutto, voglio sapere ogni dettaglio. Allora, di solito prendo il treno ogni mattina alle 7:30. Mi sveglio, faccio colazione in fretta, prendo la borsa e corro alla stazione. È la mia routine normale, quella che faccio ogni giorno da anni, sai? Sì, capisco benissimo. Anche io ho la mia routine ogni mattina. Mi sveglio, mi preparo, prendo il caffè e poi esco di casa. La routine è importante per iniziare bene la giornata. Ma cosa è successo di diverso stamattina? Stamattina mi sono svegliato tardi. La sveglia non ha suonato, o forse l'ho spenta senza accorgermene nel dormiveglia. Quando ho aperto gli occhi e ho guardato l'orologio sul comodino, erano già le 7:20. Ho avuto solo 10 minuti per prepararmi e uscire di casa. Oh no, che panico! 10 minuti sono pochissimi. Come hai fatto? Hai fatto colazione o sei uscito senza mangiare niente? Senza caffè, poi. Che tragedia assoluta. Ho preso solo un caffè velocissimo dal macchinario in cucina. Ho messo i vestiti che avevo già preparato la sera prima. Grazie al cielo avevo questa buona abitudine e sono corso fuori di casa. Ho camminato così velocemente verso la stazione che quasi non respiravo più. Ah, capisco. Allora hai preso il treno in tempo? O l'hai perso? Credo che molti dei nostri ascoltatori abbiano vissuto una situazione simile almeno una volta nella loro vita. Voi, cari ascoltatori, avete mai perso il treno o l'autobus al mattino? Scrivete nei commenti la vostra esperienza. Io sono arrivato alla stazione proprio mentre il treno stava per partire. Le porte stavano per chiudersi e sentivo il segnale acustico. Che emozione! Sei riuscito a salire sul treno? O hai dovuto aspettare quello successivo? Sì, ce l'ho fatta! Ho urlato, ho agitato le braccia come un matto e un signore gentile ha tenuto le porte aperte per me. Sono entrato nel treno quasi senza fiato, con la borsa che volava da una parte. Tutti mi guardavano, era un po' imbarazzante. Immagino perfettamente la scena. Ma dai, succede a tutti ogni tanto. Non devi vergognarti. Lucas, parliamo un po' di come fai il tragitto normalmente, quando non sei in ritardo. Come vai al lavoro nei giorni normali? Di solito prendo il treno. La stazione è a circa 10 minuti a piedi da casa mia. È una passeggiata piacevole quando c'è bel tempo. Mi piace guardare le vetrine dei negozi mentre cammino, oppure osservare le altre persone che vanno al lavoro come me. Che bello! Anch'io amo camminare quando il tempo è bello. Quella sensazione di aria fresca al mattino è meravigliosa. E il treno? Quanto tempo ci vuole per arrivare al tuo posto di lavoro? Il treno ci mette circa 20 minuti. Scendo alla terza fermata e poi cammino ancora 5 minuti fino all'ufficio. In tutto, il tragitto dura circa 35 minuti. Non è troppo lungo, per fortuna. Considero me stesso abbastanza fortunato rispetto ad altri colleghi che abitano lontano. 35 minuti non è male davvero. Io invece prendo l'autobus ogni mattina. La mia fermata è proprio davanti al portone di casa mia, che fortuna! Però l'autobus a volte è in ritardo e devo aspettare anche 10 minuti sul marciapiede sotto il sole o sotto la pioggia. Capisco. L'autobus può essere davvero imprevedibile. Dipende molto dal traffico. Io preferisco il treno perché di solito è più puntuale, ma anche il treno ogni tanto ha dei problemi.
Ricordi quella situazione la settimana scorsa con lo sciopero? Sì, c'era uno sciopero generale dei trasporti pubblici e tutti i treni erano fermi. Quella mattina è stata un disastro totale per tantissime persone in città. Come hai fatto quel giorno per arrivare al lavoro? Quel giorno ho dovuto prendere un taxi. Era piuttosto costoso con il traffico intenso del mattino, ma non avevo altra scelta disponibile. Ho impiegato quasi un'ora per arrivare al lavoro a causa degli ingorghi. Roma al mattino è caotica e trafficatissima. Hai completamente ragione. Il traffico di Roma nelle ore di punta è veramente intenso e stressante. Cari ascoltatori, voi come andate al lavoro ogni giorno? In macchina, in autobus, in treno, in bicicletta o forse a piedi? Fateci sapere nei commenti. Sì, siamo curiosi di sapere le vostre abitudini. Io a volte invidio chi riesce ad andare al lavoro in bicicletta. È ottimo per la salute e per l'ambiente. Però Roma non è sempre una città facile per andare in bici ogni giorno. È purtroppo vero. Le strade possono essere pericolose e non sempre ci sono piste ciclabili adeguate. Lucas, tornando alla tua avventura di stamattina, cosa è successo dopo che sei salito sul treno? Allora ero sul treno, ancora senza fiato, e mi sono reso conto improvvisamente che avevo dimenticato il mio telefono a casa. Stavo cercando le cuffie nella borsa per ascoltare musica e non trovavo il telefono da nessuna parte. No, che bruttissima sensazione! Il telefono è così essenziale nella nostra vita quotidiana. Cosa hai fatto in quel momento? Sei tornato indietro a casa a prenderlo? No, non potevo tornare indietro o sarei arrivato al lavoro con troppo ritardo. Ho deciso di andare comunque in ufficio senza telefono, ma devo ammettere che durante il viaggio mi sono sentito stranissimo senza di lui, come se mancasse qualcosa di fondamentale. Ah, capisco perfettamente quella sensazione. Siamo tutti così abituati ad avere il telefono sempre con noi. È quasi diventato una parte di noi. Cosa hai fatto durante quei 20 minuti in treno senza telefono? Di solito ascolto musica o podcast mentre sono in treno. Ma stamattina, senza dispositivo, ho guardato fuori dal finestrino e ho cominciato ad osservare le persone sedute intorno a me. È stata un'esperienza completamente diversa dal solito. Che esperienza diversa! A volte è davvero bello staccarsi dal telefono e guardarsi intorno. Hai notato qualcosa di interessante o di curioso durante questo tragitto speciale? Sì, moltissimo. Ho notato che quasi tutte le persone sul treno erano con il telefono in mano, completamente assorte nello schermo. C'era però una signora anziana che leggeva un vero libro di carta con grande concentrazione. Mi ha fatto sentire nostalgico e ammirato allo stesso tempo. Che immagine bellissima e toccante! I libri di carta hanno qualcosa di speciale e magico. E c'era qualcos'altro di interessante che hai notato sul treno stamattina? Sì, ho anche notato un ragazzo giovane, forse uno studente, che dormiva profondamente sul sedile accanto al mio. La sua testa cadeva di lato ogni volta che il treno frenava e poi tornava su quando ripartiva. Era molto divertente da osservare. Quella situazione mi fa ridere tanto. Anche a me è capitata una cosa simile. Una volta mi sono addormentata sull'autobus dopo una lunga giornata di lavoro e ho perso la mia fermata. Mi sono svegliata 3 fermate dopo la mia, completamente disorientata. Ah, che storia simpatica! Allora, tornando a stamattina, alla fine sono arrivato in ufficio solo 5 minuti dopo l'orario. Il mio capo non ha detto niente di particolare, per fortuna. Ho tirato un respiro di sollievo enorme. Meno male.
5 minuti non sono tantissimi, considerando tutto quello che ti era successo quella mattina. Lucas, secondo te, qual è il modo migliore per andare al lavoro in una grande città italiana come Roma? Bella domanda. Dipende moltissimo da dove si abita e da dove si lavora. Secondo me il treno o la metropolitana sono generalmente le scelte migliori quando disponibili. Sono veloci e non si fermano nel traffico stradale. Sono completamente d'accordo. Penso anche che camminare o andare in bicicletta siano ottime opzioni se la distanza non è troppa. Fa benissimo alla salute e si evita lo stress del traffico mattutino. Esatto. E poi camminando si ha il tempo di pensare liberamente, di ascoltare la città che si sveglia, di sentire l'aria fresca del mattino sul viso. Sono momenti preziosi prima di iniziare la giornata lavorativa intensa. Che modo bellissimo di vedere le cose! Lucas, hai qualche consiglio pratico per chi vuole rendere il tragitto mattutino meno stressante e più piacevole? Certamente. Ho imparato qualcosa di importante dalla mia esperienza di oggi. Prima di tutto, il consiglio più importante: preparare tutto la sera prima. I vestiti, la borsa, i documenti e anche il telefono ben carico sul comodino. In questo modo al mattino si risparmia moltissimo tempo prezioso e si evitano le dimenticanze. Ottimo consiglio, davvero fondamentale. Anch'io cerco sempre di farlo, ma il punto di partenza è avere questa buona abitudine costante. Cosa altro consiglieresti ai nostri ascoltatori, Lucas? Il secondo consiglio è svegliarsi almeno 30 minuti prima del necessario. Avere quel po' di tempo in più permette di fare la colazione con calma, di non correre e di iniziare la giornata in modo molto più sereno e positivo. Verissimo. La colazione è importantissima per il corpo e per la mente. Non si dovrebbe mai saltare la colazione. È considerato il pasto più importante dell'intera giornata. Con la colazione si ha l'energia necessaria per affrontare la mattina. Esattamente. E il terzo consiglio pratico: avere sempre un piano alternativo. Se il treno o l'autobus non arriva, sapere già in anticipo quale altra opzione si può usare. Così non ci si trova impreparati nelle situazioni di emergenza o di imprevisto. Questi sono 3 consigli davvero utili e concreti per tutti. Cari ascoltatori di Wow Podcast Italian, spero sinceramente che questi suggerimenti vi aiutino a rendere le vostre mattine più organizzate. Voi avete altri consigli da condividere? Scriveteli nei commenti. Sì, condividete la vostra esperienza con noi e con tutti gli altri ascoltatori. Ogni commento è prezioso e aiuta tutta la nostra comunità a crescere insieme. E voglio lanciare una piccola sfida per questa settimana. Oh, una sfida? Che tipo di sfida, Lucas? Sono curiosissima. Raccontaci. La sfida è questa. Durante il vostro tragitto di domani mattina, lasciate il telefono in borsa per almeno 5 minuti e guardate il mondo reale intorno a voi. Osservate le persone, i paesaggi, i dettagli che di solito non notate. Poi raccontateci nei commenti cosa avete scoperto. Adoro questa sfida creativa. È un modo bellissimo per vivere il tragitto quotidiano in modo completamente diverso. Siete pronti ad accettare la sfida? Ditecelo nei commenti con le parole: accetto la sfida. Sì, vogliamo leggere i vostri commenti e le vostre piccole storie di osservazione. Prima di salutarci, voglio ricordare a tutti che imparare l'italiano è un viaggio bellissimo e ricco di soddisfazioni. Assolutamente. Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo e ogni errore è un passo avanti, non un fallimento. Continuate ad ascoltare, a praticare e a non avere paura di parlare italiano. La costanza è la chiave del successo. Parole sagge, Mia! E noi di Wow Podcast Italian siamo qui ogni settimana per accompagnarvi in questo percorso. Se vi è piaciuto questo episodio, mettete un like e iscrivetevi al canale.
condividete con i vostri amici che studiano l'italiano. E non dimenticate di lasciare un commento con le vostre esperienze sul tragitto quotidiano. Ci fa sempre molto piacere leggervi e rispondere ai vostri messaggi. Siete la nostra comunità meravigliosa. Bene, ci salutiamo qui per oggi. È stata una piacevole e divertente chiacchierata. Mia, grazie mille per essere sempre così simpatica e allegra nei nostri episodi. Grazie di cuore a te, Lucas. E grazie soprattutto a voi, carissimi ascoltatori, per il vostro incredibile supporto. Siete il motivo per cui continuiamo a fare questo con tanto entusiasmo e passione ogni settimana. Arrivederci a tutti e appuntamento al prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Buona giornata, buono studio e buon tragitto a tutti voi. Arrivederci a tutti. Continuate a praticare l'italiano ogni giorno con costanza e con il sorriso. A presto su Wow Podcast Italian.